Oh, guarda che c'è Nicola Giang. Benvenuti in questa nuovissima puntata. Finora abbiamo fatto la sfida di 24 ore sia in Thailandia che in Giappone, ma in Cina ancora non l'abbiamo fatta, perciò eccoci qua. Solamente che stavolta sarà un pochino diverso, perché mi è appena arrivato questo nuovissimo giocattolino, la Insta360 Go 3S. Apriamolo insieme che non vedo l'ora di metterlo alla prova. Allora, all'interno troviamo la cam che registra i video in 4K e come potete vedere è veramente minuscola, è grande come il mio pollice e poi è leggerissima, pesa solamente 39 grammi e non è finita qui. Sta mini action cam è pure magnetica, perciò la potete attaccare in qualsiasi superficie metallica. Qui troviamo un ciondolo magnetico, in pratica lo mettete qui e ci potete appiccicare la cam così, guardate. Così è per i video in orizzontale e così per quelli in verticale e sto ciondolo lo potete mettere all'interno della maglia e bam! Questa è la Easy Clip con cui potete regolare l'angolazione della cam, che si può attaccare al cappello o al ciondolo magnetico ed è pure regolabile. E infine il supporto girevole che si può utilizzare sia con la cam da sola sia con la Action Pod così. Bene, ora che ci abbiamo tutto non ci resta altro che incominciare. Sì, perché ho deciso di filmare tutto questo video con la Insta360 Go 3S. Buona visione! Per incominciare la colazione abbiamo trovato un Family Mart proprio nei paraggi. Incominciamo. E come potete vedere anche nei convenience store in Cina c'hanno di tutto. C'hanno i bicchieri col ghiaccio, c'è il caffè, ci sono i ghiaccioli, lì c'è il pagamento self-service, qui abbiamo le maschere, il cotton fioc, il cotone, c'è tutto, cioè il convenience store è proprio convenience, gli assorbenti, le salviette, cerotti, spazzolini da denti e lì raga c'è il reparto cibo che c'è il mondo. Guardate quanta roba che c'è! Che è questo stramega onigiri? Bello, strapienissimo! E anche questi tramezzini sono belli pienotti, questo mi ispira un botto. Questo è un tramezzino con il pollo in stile thailandese. Ma c'è pure il cibo già caldo. Vedete, ci sono i paozi. C'è pure il bao. Da fuori non si vede che gusti sono, devo chiedere. Ni hao, 包子还剩下什么馅儿的？要肉的要素的？肉的。豆角肉、梅菜肉、蛋黄鲜肉。蛋黄鲜肉，这个是什么？那个里边加的是鸡肉。也来一个吧，豆浆来一个。来，给。Sì, sì. Anche qui guardate ci sono i toast, c'è il pane. Allora c'è pure il caffè. 还加个拿铁咖啡。拿铁。啊。我扫你啊。需要加热不这个？可以，谢谢。可以放这里，咱自己按一下啊。你要在这吃吗？在这吃。在这吃可以拿那台的那块儿也行。好嘞。Guarda i posti, sono senza le sedie. Fatta. 来，您的咖啡好了啊。好，谢谢. Ed ecco qui la nostra colazione. Abbiamo speso in totale 50 yuan, che è circa 6,40 €. Abbiamo preso un pao, un paozi, un tramezzino e un sandwich a mo' di onigiri e due bevande, un latte di soia e un caffè latte. Alla salute. C'è sto latte di soia che è stupendo, bello caldo, un pizzico di dolce e bello cremoso. Guardate quanto è schiumato. È la prima volta che vedo dei posti di un convenience store che si sta in piedi, cioè non c'è neanche una sedia. Bene, cominciamo dal bao con all'interno del pollo. Buon appetito! Wow, è strasoffice. C'è sto strato fuori del pane al vapore che è morbidissimo. E poi c'è la carne di pollo tenerissima che è un pochino dolce perché è il pollo al New Orleans. Guardate quanto è succulento. E continuiamo col tramezzino. Si apre così. Ma quanta roba, guarda quanto è pieno, succulento. L'uovo sodo, il pollo che è tipo una cotoletta.
All'interno non è uovo sodo, è tipo un occhio di bue. Il pollo è tipo una cotoletta, è fritta, impanata, è dolce, è un po' piccante e poi c'è anche un pochino di insalata. Una cosa comodissima è che ho i bidoni dietro di me, perciò posso buttare subito qui. Beviamo un sorso di caffè latte. Buono, eh? Non è caffè fatto dalla macchinetta, è caffè fatto con la loro macchina da caffè. Cioè, oltre a questo caffè, poi nel frigo ci sono altri caffè, caffè americano, caffè macchiato, ma zuccherati, tipo quelli che trovate al supermercato. In alternativa c'hanno pure il barrettino in cui ti fanno il caffè proprio dalla macchinetta loro, come un caffè dal bar. Vediamo ora com'è il Pause. All'interno troviamo questa polpetta di carne, che mi sa che maiale, che c'ha all'interno questo tuorlo d'uovo. È la prima volta che vedo una cosa del genere. È gustoso, solamente che la carne è piccola, cioè la polpetta è piccolina. Ora mangiamo sto sandwichone bello pesante, fatto col riso. A vista sembra un misto tra bao e onigiri. All'interno c'è l'insalata, un tamagoyaki e una fetta di pollo. Che roba è? Vado? Ah, ho sentito un crack qui, fra un po' mi cade la mascella. Ha un sapore molto strano, è un miscuglio di cose che non c'entrano nulla tra di loro. Alla fine è come mangiare un onigiri col pollo che è un pochino dolce e c'è sto tamagoyaki che stona un pochino qui all'interno, cioè non ci sta bene per niente. Boh. Questo qui è bello pesante. La colazione basta mangiare questo qui e sei a posto. Finita la colazione, smaltiamo un po' e vi porto a pranzo in un altro convenience store. Adesso prendiamo una bici e vi porto in un 7-Eleven a fare il pranzo, perché ne ho trovato uno abbastanza carino che c'ha un botto di roba. L'unica cosa negativa è che non c'ha i posti, perciò dovremmo trovare qualche panchina, boh, in un parco, vediamo poi. Oh, guardate questa bici, fanno le maniglie, che figata. Raga, hanno fatto un upgrade su ste maniglie. È per ripararsi dal vento, perché non senti alcun vento qui. Che bello. Sono ancora le mani calde. Ok, siamo arrivati e per pranzo mangiamo il 7-Eleven. Aspettate, devo pigiare per registrare. Ok, siamo pronti. Abbiamo il cestino. Allora, cosa mangiamo? Guardate gli onigiri, è strapieno di onigiri qui. Però è rimasto poco. Cosa mangio? Oh. Scusa ragazza, scusa. Dai, poi questo qui. Grazie. Guardate che bello, sto dolce all'oreo ci sta un botto. Dai, andiamo per questo. No raga, guardate cosa abbiamo visto. È rimasto l'ultimo, com'è? che? Faccio vedere questo tè al fiore di rosa. Guardate, all'interno ci sono i fiori di rosa. Guardate, abbiamo pure il frigo caldo. Qui sono tutte le bevande calde per le donne che sono in mestruazioni. Mi dovete spiegare cos'è questo. È una specie di croissant piatto. No raga, guardate qui. Abbiamo trovato il maritozzo. Vediamo com'è. Qui c'è il reparto che fanno a momento. Oh, c'hanno il lode. 你好，杯装3串就行了，一个海苔鸡肉饭，摩伊斯豆皮串，菠菜蛋糕。Vediamo un po' di brodo. Buono. Tipo una bibita. Grazie. Sì, sì. Guardate qui, sono i bicchierini. Una sfera di ghiaccio all'interno. Che bello. Prendiamo anche l'acqua, che l'acqua fa bene. Oh, io ho il cadello, sì, sì. Oh, la cosciona, fa ridere sta cosa però.
Ma che spesa che mi hanno fatto. Adesso cerchiamo un posto dove sederci e mangiare tutta sta roba. Eccoci qua. Che c'è un addestramento di cani qui? In totale abbiamo speso 122 yuan, che è circa 16 euro. Cominciamo da sto riso, che è un riso con del pollo fritto sopra. No, vabbè raga, mi sono scordato una cosa. Non so che fretta c'avevo, ma mi sono scordato di riscaldarlo. Perciò adesso questo piatto qui è freddo. C'è sto riso che sembra di mangiare il ghiaccio. Questo tocca riscaldarlo per forza. Così no. Adesso lo chiudiamo, lo porto a casa e lo riscaldo al microonde, perché così è immangiabile. Eccomi dal futuro, adesso sono a casa e l'ho riscaldato. È veramente buono. Le carote e le patate sono belle cotte. C'è questo pollo fritto che è piccantino e sa molto di pepe. C'è la salsina che è dolce. Finalmente il riso è caldo. Cioè, dai, torniamo nel passato. Ora passiamo all'Oden, che finalmente è una cosa calda. Bevo un sorso perché il riso mi ha raffreddato tutto il cuore. Non va bene. Questo qui è un cibo tipico giapponese che si chiama Oden e sono tutti cibi cotti all'interno di una zuppona, una terma vera e propria di cibo. Solamente che in Giappone questo piatto non esiste nei convenience store, ma lo trovate negli izakaya che costano un botto, e invece nei convenience store in Thailandia e in Cina trovate questo Oden che è stupendo, costa anche pochissimo. Cominciamo dalla torta di spinaci. E uova e spinaci, strabuono bello morbido, si scioglie in bocca. Ora passiamo al pollo con attorcigliato un'alga nori. Wow, buono, anche questo si scioglie in bocca. Ma perché gli oden sono stracotti, sono sempre inzuppati in quel brodo lì, perciò sì, sono cotti. E si sente un bel po' il brodo, il brodino bello caldo. Questo qui d'inverno ci sta un botto. Pelle di tofu. Questo è in sapore, ma è tipo una spugna che ha assorbito tutto il brodo. È come se avessi bevuto un sorso del brodo. Passiamo al konjac. Guardate, tutto annodato, attorcigliato. Stupendo. Sembra di mangiare una gelatina in formato noodles, croccanti, scivolosi. Questi hanno assorbito un botto il brodo. Oh, è arrivato il momento. La cosciona di pollo. Ma quanta cacchio è grande. Oh, come il mio pollice. Ma siamo sicuri che è pollo? Ah, e cocce di tacchino. Ecco perché c'ho il braccio che non ce la sta facendo più. È strapesante. Sarà tipo 2 kg. Oh, ci gioca bene con questa cosciona. Sembra di mangiare un wurstel, è salato, poi fuori c'è uno strato gelatinoso, però questo con una bella birretta ci starebbe un bel po'. Guardate com'è all'interno. E per togliere il gusto salato di quella cosciona di non so cosa, beviamo un sorso di tè alla rosa. È un tè molto leggero, non si sente l'amaro, ma si sente moltissimo il profumo del fiore di rosa. Sembra che è ingerito un prato di rose. Veramente è strabuonissimo e molto dissetante. Perciò se venite in Cina dovete bere assolutamente il tè, perché il tè qui lo trovate in tantissimi gusti, anche nei convenience store di tutti i tipi, e sono da provare tutti. Poi ho notato una particolarità di queste bottiglie del tè. Guardate, c'hanno il filtro, perciò quando bevi non ti entra alcuna foglia di tè in bocca. Ora passiamo al dolce. Iniziamo dal maritozzo. Wow, guardate sto maritozzo, quanto è maritozzo. Sembra povero di panna, ma guardate quanto è profondo il taglio. È tutta panna all'interno. C'è la panna che è bella soffice, si scioglie in bocca. È dolce il giusto. Il maritozzo ci sta un botto, nel 7-Eleven Cina. E sto maritozzo costa 15 RMB, che sono circa 1,90 €. Siamo quasi ai prezzi dell'Italia, che costa circa 2 euro, 2,50 €. Ora passiamo a sto dolce stranissimo che ho visto questa volta, perché le volte passate non l'avevo mai visto. Ma che roba, bello piatto, è come se avessi dimenticato una brioche sulla sedia e poi mi ci sono seduto. Sfoglia proprio
Wow, è stra croccante, si scioglie in bocca, poi si sente il cioccolato qui che gli dà quel tocco in più. E per finire questo dolce all'oreo, guardate che bel rotolo. Questo mi ha colpito a prima vista e perciò ho deciso di metterlo alla fine come ultimo cibo di questo pranzo. E questi qui sono pezzettini di biscotto oreo. Sembra una crepe con un po' di panna al gusto oreo. È bello morbidoso, cremoso e il biscotto oreo è molto morbido. Non si sente il croccante del biscotto. Cioè si è ammorbidito tutto all'interno di questa panna. Non è male, però mi aspettavo di meglio. Adesso vi faccio vedere una cosa fighissima di questa cam. Bicchierino. C'ho paura, forse potrebbe essere la nostra ultima volta. In pratica la Go 3S, la cam da sola, senza l'action pod, è impermeabile e resiste all'acqua fino a 10 metri di profondità. Perciò potete portarla in piscina e fare tranquillamente le riprese sott'acqua, o se no potete fare riprese di questo tipo. Cioè, questa è la svolta per i miei contenuti futuri. E dopo pranzo cosa c'è? La cena? No! Da vero italiano andiamo a fare l'aperitivo. E in Cina non è come in Thailandia che c'è un arco di tempo dove si può bere l'alcol e un altro arco di tempo che è vietata la vendita di alcol. In Cina 24 ore su 24 puoi acquistare l'alcol e puoi bere l'alcol tranquillamente. E l'aperitivo oggi lo facciamo da Lawson. Perciò andiamo. No, c'hanno i posti tutti occupati. Ma vabbè. Cosa mangiamo come aperitivo? Qui sono tutte caramelle, no, non ci interessano. Questi mi fanno venire l'acquolina in bocca. Guardate quanta roba che c'è qui, super alcolici, soju, gli alcolici alla frutta, il peggio. Guardate questo. Qui c'hanno pure il cocktail abbinato. C'è questa bibita alla frutta e c'è pure il brandy. E ti puoi già fare il cocktail da solo e costa solamente 15,90 yuan. Cioè qui l'aperitivo lo fai a gratis praticamente. Raga, guardate qui, c'è l'angolino per fare i cocktail, che figata. E qui c'è pure il menù dove puoi fare da solo il tuo cocktail. Però ne voglio fare uno mio, uno tutto mio. Dai, così lo chiamiamo Nicola Gian. Poi come snack prendiamo questo qui. Poi prendiamo anche uno spiedino, guardate quanto è bello. 可以来一个明洞炸鸡串吧，然后还加一个那个伏特加一个。伏特加是吧？一次对。你需要袋子吗？ Ok, le buste ora costano 1 yuan l'uno, Ok, ora prepariamo il nostro cocktail. Questa è il Tanfulu, questa carta è commestibile. Oh, 是挤的是吧？ 对，往上顶，它是30毫升。 Io pensavo che fosse una rotella, no, da girare, invece è da spingere così. Aspettate che cambio angolazione. Ecco il nostro aperitivo, abbiamo speso in totale 71 yuan e 70 centesimi, che sono circa 9,40 €, il costo di uno spritz. E noi abbiamo combinato questo cocktail by Nicola Gian. Allora, per prima cosa acchiappate un bicchiere pieno di ghiaccio, poi ci versate un po' di succo di arancia, poi un po' di bibita frizzante all'uva, che fa contrasto col colore del succo d'arancia, e per finire una versata di vodka. Ah giusto, abbiamo messo pure un tanghulu ghiacciolo. Questo tanghulu che ha assorbito tutto sto cocktail. Alla salute! Straordinario! Se venite in Cina provatelo pure voi perché è stupendo, veramente. Ecco, ora vi faccio vedere un po' di snack che si trovano qui in Cina. C'è questo qui che si chiama Kansui Mian ed è uno snack che si mangia così, guardate. Prima cosa fate così.
È bellissimo distruggere dei noodles istantanei così con le mani, proprio ASMR. Ed eccolo qui il kansimien, che letteralmente vuol dire spaghetti croccanti. Alla fine sono dei noodles istantanei più fini. Sono strasaporiti, sono già stati speziati e il sapore è dolce, salato e piccanti e croccantissimi. Oh, veramente posso fare il bartender. Ora passiamo a questo spiedone di pollo fritto. La carne è tenerissima e fuori il fritto è veramente morbido perché è stato morbidito con questa salsa qui che è dolce e piccante. E poi c'è il sesamo che dà quel profumino in più. E qui in Cina, come potete notare, gli snack salati sono tantissimi, cioè non solamente le patatine, le noccioline, le arachidi. Qui abbiamo veramente una vastissima scelta. No, guardate questo, sapete cos'è? Ecco qua. No raga, non sono patatine, ma sono snack a base di pelle di pesce. Sono stracroccanti e non si sente l'odore del pesce, eh? Sono dolci, salati e strapiccantissimi. Voi la pelle di pesce come lo mangiate? Un tanfulo al gusto vodka è la prima volta che lo mangio. E per finire dei Wurstel. Ah, sono in bustine separate. Sono tipo i salamini che troviamo nei supermercati in Italia. Però il gusto è totalmente diverso. Cioè la consistenza è uguale, ma il gusto è totalmente diverso. Questo è il Wurstel tipico cinese, che è dolce. Dolce, un pochino affumicato. Stupendo. Un aperitivo coi fiocchi, gli snack tutti buonissimi. Pure il cocktail che abbiamo preparato noi, che abbiamo inventato noi, stra buonissimo. C'hanno pure i posti in questo Lawson qui. Comunque potrebbe capitare che una telecamera così minuscola possa essere dimenticata da qualche parte. Ma non vi preoccupate perché loro hanno pensato pure a questo. Basta che lo collegate ad Apple Find My o dov'è e voilà! Poi se vedete che nella mappa dice che è nello stesso punto in cui siete voi, ma ancora non l'avete trovato, potete pigiare qui e inizia a suonare. Cioè, è fantastico! Oh, comunque, raga, questo qui da solo costa 7,50 yuan, sono circa €1. €1 a sciottino. Se volete fare serata potete entrare tranquillamente in un convenience store e... Questo raga è un po' delivery, c'è l'ordine che sta aspettando. È in ritardo, oh, che sta guardando? Fai vedere che sta guardando? Un'altra funzione molto comoda della Go 3S è il video a intervalli, utilissima per chi vuole catturare frammenti di un'intera giornata di divertimento senza dover ogni volta ricordarsi di accendere la telecamera, pigiare rec, eccetera. In pratica, se avete questa funzione attiva, la cam si accende automaticamente per registrare intervalli prestabiliti e poi la spegne per risparmiare batteria. E se volete potete usare anche l'auto edit che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale metterà insieme tutti i momenti salienti in un solo video a ritmo di musica. Figo, eh? Bene, oggi la colazione l'abbiamo fatta al Family Mart, pranzo l'abbiamo fatta al 7-Eleven e l'aperitivo l'abbiamo fatto da Lawson. E queste tre catene di convenience store sicuramente tutti li conoscerete, ve le ho fatte vedere anche nel video in cui abbiamo fatto la sfida di 24 ore in Giappone. E per cena vi porto in un convenience store del tutto cinese, che è quello lì, il Pianlifon. E il logo è una B, tipo Bitcoin. E questo convenience store va moltissimo, cioè è tipo il 7-Eleven in Thailandia, lo trovate dappertutto. E poi solo in questa catena trovate una cosa che non trovate in nessun altro convenience store. Andiamo. Ah no, scusate, aspettate. Andiamo. Guardate qui c'è un robottino che cammina di qua e di là. Non so cosa controlla, forse il personale che non lavora o i prodotti in scadenza, boh, chissà. Però sì, c'è sto robottino che va di qua e di là e è molto curiosa questa cosa. Guardate quanta roba, c'ho l'acquolina in bocca, c'ho famissimo. Wow, sì, stanno mettendo su i secondi. Questo è per cena, solo in Cina c'è, questa è specialità cinese. Per prima cosa, cestino. Anche qui abbiamo gli onigiri.
il kimbap. Oh, l'onigiri al tonno ancora non l'abbiamo mangiato, perciò ne chiediamo uno. Prendiamo un uovo, un bel surimi, prendiamo anche 2 mozzarelle. Dato che ci siamo prendiamo anche il dolce. Wow, questo mi sa che è buonissimo, assomiglia a quello che abbiamo mangiato in Giappone. Dai, guardate qui, c'hanno i super alcolici in formato mini. Dato che ci ho preso la mano, facciamo un bel cocktail pure qui. Dai, perciò prendiamo una vodka. Questa non deve mai mancare. Il bicchiere col ghiaccio. No! C'hanno pure i bicchieri più belli. Aspettate. No, questo qui c'ha l'effetto di limone all'interno. Dai, che poi questo qui. Ultimo posto. Prendiamo anche del ghiaccio gusto uva. Dai, prendiamo un bel tè oolong. Avete mai bevuto un cocktail fatto con il tè? Ora lo beviamo insieme. Prendiamo anche dei noodles istantanei della Bulldog, quelli strapiccanti. Mi sa che non bastano, cioè c'è troppa poca roba. Pure qui abbiamo l'oden, i pause, le pannocchie e tutti questi spiedini, focacce di tutti i generi. Ah, sì, sì. Qui si può ordinare direttamente questi 4. Perciò prendiamo uno per uno. Dai. Ah, si possono scegliere solamente 3 piatti e un riso. Adesso me lo preparo, guardate. Olè. Sì, sì. Adesso questo scontrino lo paghiamo alla cassa. Poi guardate qui cosa abbiamo trovato nel reparto caramelle. Un hamburger! Che roba è? Dai, lo voglio, sta roba inutile. Abbiamo pagato, ecco la nostra cena. E per cena abbiamo speso 153 yuan, che è circa 20 euro. Intanto prepariamo questi noodles istantanei perché serve l'acqua bollente. Quindi mettiamo dopo, Dov'è l'acqua bollente? No, 热水。你放那边，我这会给你接水。我放这。烧汁豆腐。好嘞，谢谢。还有那个饼，等一下 Che 给我。 bello. Ora prepariamo il nostro cocktail con il tè. Che roba verrà fuori. Adesso arriva il bello. Vodka. Non c'è più posto neanche per la cannuccia. E qui tocca cercare il ragazzo. Ni hao, 这个水到哪里啊？啊，谢谢。Olè, sì, sì. Qui sono tutto fare, fanno tutti sti servizi. Comunque raga, non è finita qui, Andiamo un po' di mozzarella. Anche un bel surimi. Anche l'uovo. Oddio. Oddio, oddio, cosa ho visto? Le scintille.
visto le scintille e ho chiuso subito. Guardate qui, c'è il coperchio che si è bruciato. Mi sa che la prossima volta riscalderò senza coperchio. Veramente ho preso uno spavento. Guardate qui che roba che è venuto fuori. È diventato un bulldog 2.0, pieno di formaggio, il surimi, l'uovo. All'interno della bocca è molto elastico, molto morbido, è dolce, piccante e mozzarelloso nel porco. Un miscuglio tra noodles e pizza. E poi c'è sto surimi che sembra diventare il granchio. L'uovo. Mi sa che l'uovo ho sbagliato a metterlo insieme a loro per riscaldare, perché doveva essere mezzo crudo. E invece facendo così è diventato stracotto. Proviamo sto cocktail a base di tè, com'è? Alla salute. Ha un sapore molto leggero, diciamo. Il tè, come ben sapete, è tipo acqua, un pochino amaro, no? Condita con fette di limone, vodka e questo ghiaccio al gusto uva che pian piano si sta sciogliendo, perciò vedete che dà questo colore qui. Beh dai, come aspetto ci sta un botto. Se non c'erano queste palline di ghiaccio sicuramente il colore era molto più chiaro, molto più trasparente. E ora invece è diventato una bevanda viola. Passiamo all'onigiri col tonno e qui si apre così, guardate. È semplice l'apertura. Oh, l'apertura è tipo quello in Giappone? No, però si è staccato tutto. Vabbè, dai, ci hanno provato. Buono questo. C'è la canori che è ancora croccante e all'interno è strapieno di tonno e salsa, perciò molto molto cremoso. Nulla a che invidiare con gli onigiri che danno al 7-Eleven. Ora passiamo al Hopan, che è una specie di bento, e qui nei convenience store in Cina è disponibile solamente o a pranzo o a cena. E in pratica è composto da riso in bianco abbinato a 3 piatti differenti. Qui abbiamo l'uovo con il pomodoro, il tofu e del pollo col peperoncino. Questo uovo con pomodoro è stupendo. Mi sa che ci hanno messo un pizzico di ketchup perché è un pochino dolce. La prossima volta ci provo anch'io a fare questo piatto con il ketchup, perché non mi è mai venuta in mente una cosa così semplice. Anche perché questo piatto è uno degli unici piatti che so fare. Tofu. I piatti non sono per niente male, sembra di mangiare alla mensa. E qui in Cina il tofu lo fanno in tantissimi modi. Non è solamente il tofu, quello budinoso che conoscete tutti. Pollo con peperoncino. Bello saporito pure questo, eh? E un vassoietto così costa pochissimo, costa circa 3 euro. È bello abbondante, eh? Se notate sembra che sto a casa mia. Quando finisco di mangiare, magari ho ancora fame, ho ancora sete, vado lì, pago e ritorno qui. Poi c'ho pure lo zaino qui, guardate. Qui in Cina la probabilità di essere derubati è molto 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 bassa. Guardate il ghiaccio al gusto uva. Si è un po' sciolto, possiamo fare così. Adesso è diventato molto molto più buono. Senti anche molto il sapore dell'uva. Stupendo, eh. Passiamo ai dolci. Allora, c'è questa torta che è straleggero, soffice. È stramorbidissimo, si scioglie in bocca. C'è la panna all'interno che è dolce, tipo quello del maritozzo. E fuori uguale, bello leggero, sembra una nuvola. Scartiamolo sto hamburgerone. Qui abbiamo pure delle posate, cucchiaio e forchetta. E patatine gommose, una pizza gommosa. Qui sotto troviamo tantissime altre caramelle. Finiti questi, possiamo usare questa scatola come portacibo. E l'ho comprata apposta per questo, cioè di portare il cibo con me all'interno di questo hamburgerone. Cioè, ma che roba, è bellissimo. Oh, siamo strapienissimi. Comunque per tutto quello che abbiamo mangiato oggi nei convenience store abbiamo speso sui 400 RMB, che sono circa 50 euro. E perciò è giunto a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E mi raccomando, non perdetevi le offerte del Black Friday che vi permettono di acquistare la Go 3S con lo sconto del 10% e la Go 3 col 20%. E in entrambi i casi riceverete in regalo l'astuccio portatile. Vi lascio il link e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!